Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi ti parlerò del riscaldamento vocale con i soft. Che cosa sono i soft o softe? La parola è l'acronimo di Semi-Occluded Vocal Tract Exercises, cioè esercizi con tratto vocale semi-occluso. Più confusi di prima? Non preoccupatevi, in realtà è molto semplice. Se noi creiamo una resistenza dell'aria in uscita e possiamo crearla per esempio con le labbra socchiuse o con un ausilio esterno, come per esempio una cannuccia, ecco che la pressione dell'aria sulle corde vocali dal basso verso l'alto viene contrastata da una pressione contrapposta, detta retrograda, che ci fa alzare il palato e alleggerisce lo sforzo delle corde vocali che allo stesso tempo lavorano a pieno regime. Questo favorisce un riscaldamento più morbido perché ci evita il rischio di sforzare e allo stesso tempo ci scaldiamo più velocemente perché attiviamo in maniera più naturale i muscoli addetti all'appoggio e al sostegno e favoriamo così un migliore accordo pneumofonico, cioè l'equilibrio tra fiato ed emissione vocale. In parole povere, il diaframma e la muscolatura connessa lavorano di più, il palato molle si alza, le corde vocali lavorano in maniera più efficace, ma lo sforzo vocale è ridotto al minimo. Quali sono gli esercizi utili per ottenere questo risultato? In realtà ve ne ho già spiegati alcuni nei precedenti video, cioè il lip roll e il tongue trill. Se ci pensiamo, anche in questo caso infatti le labbra fanno da resistenza all'aria in uscita. Tuttavia un esercizio ancora più utile per sentire in maniera più evidente l'effetto positivo del tratto semioccluso è la V o anche la Z in alternativa. In base a quanto stringiamo le labbra e le avviciniamo tra loro, possiamo aumentare o diminuire l'effetto della pressione retrograda. Se ci scaldiamo su tutta l'estensione con questo esercizio, vedremo che l'effetto è sorprendente. Provare per credere. Possiamo sia intonarlo su vocalizzi, ad esempio salti di terza, salti di quinta, oppure vere e proprie scale o arpeggi. Possiamo anche, prima ancora di esercitarci su fraseggi specifici, attivare il nostro corpo semplicemente facendo delle V libere, inizialmente molto ariose, sentendo che il nostro diaframma si attiva e che la gola rimane libera e aperta. Così. Facendo questi glissati dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, ci prepareremo al riscaldamento vero e proprio. Altri esercizi possono prevedere, come dicevo prima, un ausilio esterno, per esempio una cannuccia. Se cantiamo dentro una cannuccia, o ancora di più se cantiamo dentro una cannuccia la cui estremità termina in un bicchiere pieno d'acqua, sentiremo anche qui una resistenza sulle labbra, anzi ancora più accentuata. Ci sono anche dispositivi utilizzati anche in campo medico e foniatrico che facilitano questa pratica. Se vuoi saperne di più a riguardo, scrivilo nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale. Se sei interessato al mio video corso completo o a lezioni di canto, trovi i link in descrizione. Se hai delle domande, scrivile nei commenti. Ti aspetto settimana prossima per una nuova pillola sul canto. Ciao!